Ciao ragazzi, sono Loribart. Oggi voglio farvi vedere come lavare una mountain bike elettrica senza incorrere in rischi. Rischi nel senso di non danneggiare le parti elettriche della mountain bike. Domenica scorsa ho partecipato al Gran Fondo del Carpegna Bibasta. Ci sono state delle salite e delle discese veramente estreme dove ho sporcato la bicicletta a dovere, come potete vedere. Quindi approfitto di fare un tutorial sulla pulizia di una bici elettrica. Se vi interessa vedere la gara, c'è qui il link dove vederlo. Per fare questo lavoro occorre un secchio con dell'acqua calda possibilmente, una spazzola con setole morbide che trovate nei casalinghi, un detergente lavapiatti, un guanto in lattice che dopo vi spiegherò per cosa serve e un panno spugna. La prima cosa da fare è smontare la batteria, poi la puliamo con la spugna umida. Mi raccomando però strizzarla bene perché deve essere leggermente umida. La puliamo in questo modo. Poi a fine operazione diamo una pulita con la carta. Ora prendiamo il nostro guanto in lattice e copriamo in questa maniera la base dove va alloggiata la batteria, perché ha i contatti elettrici e quindi è meglio evitare il contatto con l'acqua. A questo punto siamo pronti per il lavaggio, prendiamo la nostra spazzola e cominciamo ad ammorbidire tutte le parti infangate così da agevolare la pulizia. Come vedete la spazzola non rovina nulla, agisce benissimo, lava bene, quindi non abbiamo alcun rischio di fare danni all'impianto elettrico. Non abbiate paura per il motore perché è sigillato ermeticamente, quindi anche il contatto con l'acqua così a cascata non succede nulla. Possiamo pulire tranquillamente tutte le parti della nostra bicicletta, la guarnitura, la catena. Anche nelle zone più nascoste la spazzola aiuta tantissimo a pulire la bici. Possiamo pulire tranquillamente i cerchi, le gomme e i raggi. Il manubrio, le manopole. Il display della Shimano è ermetico, quindi non succede nulla, tranne il Bosch e Yamaha che consiglio di estrarli. Possiamo pulire il pacco pignone, il cambio e la catena, in modo da sgrassarla, pulirla e olearla successivamente. A questo punto possiamo dare l'ultimo risciacquo finale per mandare via tutti gli aloni e lo shampoo. Ok, abbiamo finito di lavare la bicicletta, direi che il risultato è venuto soddisfacente, quindi non ci resta altro che asciugare con un panno la bicicletta, oppure chi ha il compressore può dare una soffiata con l'aria. Ora con della carta o con un panno asciutto togliamo l'acqua in eccesso. Asciughiamo la catena con della carta per lubrificare successivamente con dell'olio. Ora possiamo lubrificare con l'olio a goccia oppure spray come volete.
direi che abbiamo finito come il lavaggio e siamo pronti per fare un'altra uscita in mountain bike. Bene, spero di esservi stato d'aiuto anche in questo tutorial, mi raccomando mettete un mi piace, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo lunedì con un nuovo tutorial. Ciao a tutti! Era rilassante se non c'erano queste zanzare.